Questa è la Blue Hole nel Mar Rosso, situata nella penisola del Sinai in Egitto. È una delle tante Blue Hole nel mondo, ma questa è considerata di gran lunga la più pericolosa. Gli incidenti terrificanti avvenuti qui ne sono una tragica testimonianza. Lui è Tarek Omar. Professionalmente è un subacqueo tecnico e istruttore, ma è anche conosciuto come il collezionista di ossa o il custode del cimitero. Il cimitero di cui parliamo è proprio la Blue Hole nella penisola del Sinai in Egitto. La Blue Hole è uno dei siti di immersione più popolari al mondo, sia per i subacquei principianti che per quelli esperti. È anche considerata il sito di immersione più letale al mondo. Si stima che, nel corso degli anni, almeno 130 persone abbiano perso la vita immergendosi qui, ma alcune stime parlano di oltre 200. Poiché non esistono registri ufficiali, il numero esatto rimane incerto e potrebbe essere molto più alto. Dalla fine degli anni 90, Tarek è stato coinvolto nella maggior parte. Ora, indossate le cuffie, chiudete gli occhi e lasciate che la mia voce vi guidi in questo viaggio immersivo. Ascoltate attentamente ogni suono, ogni parola, e lasciate che la vostra immaginazione dipinga il quadro di questa incredibile storia. Nel 1997, Martin viaggiò dall'Irlanda all'Egitto per lavorare come istruttore di immersioni. Il suo amico Connor lo raggiunse più tardi per completare insieme l'anno. Entrambi erano subacquei esperti e meticolosi, conosciuti per la loro prudenza. Questo viaggio era una prova per i loro piani di avviare un'agenzia di viaggi specializzata in tour di immersioni al loro ritorno in Irlanda. A novembre di quell'anno, circa un mese prima del loro ritorno a casa, decisero di visitare la famosa Blue Hole per un'immersione. Durante l'immersione, Martin e Connor si separarono dal gruppo e si ritrovarono soli. In qualche modo, scesero troppo in profondità per la miscela di gas che stavano usando, persero conoscenza e affondarono a 65 metri di profondità. Quando gli altri subacquei se ne accorsero, era troppo tardi. La loro storia è simile a molte altre avvenute alla Blue Hole. Subacquei esperti e prudenti scendono nella Blue Hole, ma non tornano più. Cos'è che rende la Blue Hole così mortale? È utile definire prima cosa sia una Blue Hole. Durante le ere glaciali passate, i livelli del mare erano molto più bassi, esponendo molte caverne e doline. Con il tempo, l'erosione della pioggia e il flusso dell'acqua salata hanno creato questi grandi buchi circolari visibili sotto la superficie dell'acqua. Queste Blue Hole sono verticali e possono essere molto profonde, creando un contrasto di colore visibile dalla superficie. L'acqua è generalmente povera di ossigeno, soprattutto in profondità, rendendole prive di vita marina. La Blue Hole di Dahab ha una forma unica, con le pareti che si restringono come un imbuto. A 52 metri di profondità c'è un grande arco che si apre in un tunnel di 26 metri che continua a scendere fino all'oceano aperto. Questo rapido calo di profondità può confondere i subacquei, facendoli scendere troppo rapidamente senza rendersi conto. Nel 2011, un subacqueo esperto di nome Igor pianificò un'immersione tecnica fino a 150 metri, ma le cose andarono male e Igor perse la vita. Questo è solo uno dei tanti incidenti tragici avvenuti qui. Anche se le immersioni sono regolamentate, in questa zona il denaro può far ignorare alcune regole, creando condizioni subottimali per i subacquei meno esperti. L'incidente più famoso è quello di Yuri nel 2000. Yuri, un istruttore di immersioni, arrivò ad Dahab con l'intenzione di immergersi nella Blue Hole. Nonostante le promesse fatte al padre di non fare nulla di stupido, Yuri si immerse da solo. Durante l'immersione, Yuri filmò il suo ultimo tragico tentativo di risalita, che non riuscì. Tarek recuperò il suo corpo a una profondità di 91 metri. Il filmato di Yuri è ora usato come avvertimento per i nuovi subacquei sui pericoli delle immersioni. La Blue Hole, con le sue condizioni ingannevoli in superficie, sembra più sicura di quanto sia in realtà. Grazie per aver guardato il video. Se volete vedere il video completo di Yuri Lipski, basta cercare il suo nome su YouTube. Se avete una storia da suggerire, sentitevi liberi di inviarla all'email nella descrizione. Grazie ancora e spero di vedervi nel prossimo video.